Ciao a tutti, ciao da Mr. Helmet, ciao Luca Bologna. Ciao a tutti. Ti ho invitato per il compleanno per farti ricordare un po' le tue prime stagioni in MotoGP, perché tu avevi la memoria annebbiata. Allora io ti ho detto, ma ti ricordi quando facevano i giornalisti, quando facevano certe interviste? No, allora in realtà queste cose qua, io le tiro fuori per due motivi. Per tre. Prima di tutto perché me le stanno girando in tanti, perché stanno ritornando fuori. Seconda cosa perché è curioso come si possa fare del giornalismo, volendo, ma è altrettanto curioso come si possa fare anche non fare del giornalismo non volendo, diventando automaticamente dei club boys, cioè dei ragazzini di fan club schierati prima contro qualcuno, nell'intervista che vedremo, nei bonus, nelle due interviste che vedremo a Max Biaggi, che sono famosissime, e poi cercando di difendere gli altri con tutte le storie, le scuse e le menate che abbiamo visto negli ultimi anni, non escluse quelle fatte a Valentino. Ora, questo non è un essere anti-Bagnaia, non è un essere anti-Rossi, non è essere un biaggisti, a me non me ne frega niente, lo sapete, non vado a cena con nessuno di questi mi paga uno stipendio né mi dà un gettone, però la verità è che io sono un po' allergico, adesso tu non so se l'hai capito, mi dovresti conoscere, sono un po' allergico alle disparità di trattamento, quindi adesso vi facciamo vedere due cose che molti si ricorderanno, ma la cui pesantezza, secondo me, Luca, a livello di... Intanto io ti ringrazio di avermi rinfrescato la memoria, perché è una roba che ha 20 anni, non me la ricordavo, e l'ho vista e sono rimasto F4 basito proprio, cioè non me la ricordavo, sono rimasto Dio. Cosa sto guardando? Sì, rivediamola che... il livello di bassezza è veramente, secondo me, non più raggiungibile, non più replicabile ai giorni d'oggi. Cioè, verrebbero, però vediamo. No, Intanto, ma oddio, potrebbe anche essere replicabile se utilizzassimo lo stesso metro, cioè se questo è il metro per, diciamo, magari l'intenzione dell'epoca era quella di stimolare le prestazioni di un pilota, per farlo reagire si potrebbe fare anche oggi, perché no? però a me Se era, sembra più un'altra, se era questa l'intenzione. a me sembra un'altra cosa. Dai, vediamo che ce ne abbiamo da guardare di materiale. Sigla. Eccoci qua, ciao Luca Bologna, ciao da Mr. Helmet, l'intro l'avete E vista? ciao di nuovo a tutti. Ciao a tutti. Allora, passiamo a questa intervista. Questa intervista è collocabile nel 2005, un anno in cui Max Biaggi fece quinto, che è il suo peggior risultato in MotoGP, e in cui fu letteralmente processato dai signori Cereghini, Beltramo come braccio armato perculante e Meda come finto mediatore, diciamo così. Beh, insomma, mediatore... Vabbè, però insomma, gli furono chieste delle cose con dei modi e con dei termini che io ritengo essere giornalismo, se solo non fosse stato fatto in una sola volta negli ultimi 25 anni, perché né Non con c'è più stata Valentino una cosa del non genere. c'è più stato un momento di giornalismo così. Sembrava quasi un'esecuzione su richiesta. Iniziamo con questa intervista, dai. Può corrispondere a verità. 22 giri, tu hai preso 50 secondi, hai preso dai 2 ai 3 secondi al giro, mediamente. C'è qualcosa di grave che non funziona in quella squadra lì. Allora, iniziamo subito, no? Io vorrei sapere quando a Bagnaia è stato fatto mai presente con numeri, fatti e modi quanto distacco ha preso nei confronti di qualcuno. Cioè, sia lui, senza arrivare a Valentino gli ultimi anni in cui vagava in stato confusionale. Vorrei se tu ti ricordi a Bagnaia, tu hai preso 30 secondi, hai preso 20 secondi, hai preso... No. 15 secondi No. nella sprint, gli è stato mai detto? Non mi pare, benissimo. No. E qui adesso comunque Biaggi che era pure antipatico delle volte, però adesso lo capisco anche perché, diciamo che non era, lui non era famoso per essere il più accomodante di tutti all'interno del paddock, però qua, vabbè, allora gli viene chiesto, allora fate caso, tutte le domande che fanno a Biaggi, senza che interrompiamo sempre, fateci un po' caso, a Bagnaia queste domande gliele fanno? Gliele hanno mai fatte fino adesso? Eppure mi sembra che la situazione sia ben peggiore, perché
come ruolino, poi vedremo. Biagi fece settimo, terzo, quinto, secondo, sesto, quarto, terzo, secondo, 2 ritiri quell'anno, e poi insomma così. Non era, però poi dopo vedremo come ci fu anche di peggio. Vai. Beh, qualcosa di imbarazzante c'è. Lui lo dice, Ho fatto imbarazzante. quello che potevo fare, però troppo lontano, sì, assolutamente mai competitivo. C'è molto rammarico e delusione per questi tipi di risultati che comunque alti e bassi, ma ormai sono 3 gare che spolvero la posizione dall'8ª alla 12, 13, dunque quelle sono le mie posizioni. Allora, qui Luca, no, lui lo riconosce, giustamente. Beh, lui è amareggiato comunque, si aspettava completamente un altro film. Vabbè, fa quello che fanno tutti i piloti, si difende, cerca di difendersi. Però sono addirittura, pensa, già 3 gare. Cioè questo viene processato dopo 3 gare in questi modi qua. Vedete, sentite cosa gli dice adesso Beltramo, e io vi sfido, vi regalo una delle mie automobili, se voi trovate qualcuno, e tu sai quanto io ci possa tenere, vi regalo uno delle mie automobili. Il cane no, perché non ci viene, si ribella, non ci viene. Però vi regalo, se trovate qualcuno che fa una domanda del genere a Bagnaia o a Valentino. Forse ti conviene rimanere qui dove siamo adesso, in tribuna, per correre così. Cioè, sei arrivato dietro a Vermeulen, che non è un insulto, perché Vermeulen è bravo, però la seconda gara che fa, insomma, tu sei... Allora, è stato mai chiesto a Bagnaia se dopo 3 gare, tenete conto che Bagnaia sta prendendo ceffoni da 20 gare quasi, 15, è 15 stato mai chiesto, no, 18? 18, è stato mai chiesto a Bagnaia se eventualmente, che non ha fatto solo degli ottavi posti, Bagnaia ha fatto anche un 16°, un nono, un settimo, un ottavo, un nono, un NC. È stato mai chiesto a Pecco Bagnaia da Beltramo, che adesso fa le pagelline, quelle a gettone, dove vieni, dove se sei degli amici prendi 9 anche se arrivi ultimo, e invece altri prendono 7,5 quando salgono sul podio. È stato mai chiesto a Bagnaia perché non rimane in tribuna? Del resto sei stato superato da Paul Espargarò, che si è ritirato, fa il tester e fa il telecronista. Fa il telecronista per DAZN. Gli è stato mai chiesto? Com'è che Beltramo, ti faccio una domanda, Paolone, non sudare, se non ti metti in difficoltà. Se ti faccio questa domanda, perché non chiedete a Bagnaia se per caso non sia il caso, scusate il giro di parola, di rimanere in tribuna per un po'? No, perché questo ha fatto 3 gare insoddisfacenti, quindi aveva fatto quinto, secondo all'epoca, quindi non lo so io. Quinto, secondo. Il peggior risultato che Biagi fece nel 2005 fu settimo al debutto. No, poi chiuse sì con un 12° posto in Turchia, però va bene, e non era ancora successo qua. Quindi cosa mi pare? Quindi, o forse sì, però insomma, perché non viene chiesto? Luca, secondo te perché non viene chiesto, perché non si siede in tribuna? No, secondo me si sono dimenticati di questa intervista, quindi ora bisogna un attimo, bisogna rinfrescarla, e magari ci sono degli spunti che possono prendere per le prossime gare, ce ne sono ancora alcune. Della dignità magari. Andiamo 4 avanti. volte campione del mondo. Tu sei un 4 volte. Che dica, quando fai il massimo e con serietà ti metti lì a parlare con tecnici, meccanici, con quello che serve, come ho sempre fatto negli anni passati, io mi sento scagionato. Sono anche caduto la gara passata per cercare di non far scappare il gruppo, questo che Bagnaia non ha fatto, insomma. Forzare una frenata di troppo se ti becchi 2 secondi, cioè non lo so, ci deve essere sicuramente un qualcosa un ingranaggio che non funziona, ma questo ormai sono troppe gare. Anche perché quella di Hayden di moto va. Anche perché Luca, quella di Hayden va, perché Hayden faceva dei quinti, dei terzi posti, no? Non come attenzione quella che di quella gara lì era la gara che abbiamo visto che girava, era quella della Turchia dove vinse Melandri con la Honda. Di Gresini, quindi andavano le altre Honda, mi sembra un po' la situazione già vista recentemente. Certo, però ecco, la situazione già vista, cioè quella di Hayden va, cioè non gli dicono mai come mai Marquez va e tu no, cioè questa è la cosa che io vorrei non perché io voglia vedere Bagnaia soffrire, però perché vorrei vedere replicato questo magnifico esempio di giornalismo
Ok, le immagini sono al contrario per motivi di copyright. No, lo voglio spiegare intanto perché non pensino. Quindi, cioè, perché non gli chiedono questa cosa, secondo te? Aiden Marquez va, Alex Marquez va, com'è che tu non vai, no? Non glielo chiedono, vero? Andiamo avanti. No, non so, chiedo perché... Suona pure, non riesco neanche a stare insieme con lui quando facciamo le prove, dunque è un po' imbarazzante questa situazione, un bel po'. Nico. Sì, Max, naturalmente è un pochino difficile e delicato, no? Parlare di questi argomenti. Ma perché, vedrete che ovvio, non si tirerà io indietro. ascolto la tua tesi e anche se riesce un pochino difficile credere che la Honda possa remare contro se stessa. Vedi, Luca, vedi, Però questa cosa è uscita un po', no? È difficile che Ducati remi contro se stessa, ma forse è uscita da noi, no? Sì, però invece adesso si allude al fatto che le moto non sono uguali, le cose ovviamente non lo fanno direttamente, però fanno in modo che lo faccia qualcuno, lo fanno fare a Pasini, queste cose qui, no? Le fanno fare a qualche sottopancia, ovviamente loro non lo dicono, però fomentano tutto il popolo, come all'epoca, no Luca, scusami, nel 2005 era incredibile che Honda remasse contro se stessa e invece adesso Ducati dovrebbe farlo? Com'è possibile questa cosa? Com'è che nel 2005 siamo involuti? Ma io non credo che succedeva nel 2005 o non succede nel 2025. Esatto, cioè, è non difficile. succedeva. Allora, Biaggi era nel casino, molto probabilmente c'era in compressione col suo team, lui non era tranquillo e nessuno assolve Biaggi. Biaggi ha fatto uno degli anni peggiori, poi sclerando e comportandosi anche noi in maniera impropria per le cose che è poco furba. Ecco, Ecco, la tensione però fa tante cose, soprattutto quando stai al top e non ti ci ritrovi più, quindi cioè, voglio dire. Poi con una stampa italiana che si dimenticava che c'erano più italiani, no? Ma con una stampa italiana che si dimenticava chi era Max Biaggi e che nel 250 comunque ha trainato la stampa italiana. Cioè, quando Max Biaggi era prima in Aprilia, poi in Honda, ha trainato la stampa italiana. Ricordiamoci che per la stampa italiana la 250 era la classe regina, proprio perché c'era quel signore lì che dominava insieme agli altri italiani, però era essenzialmente Max Biaggi che dominava 4 mondiali in 250. Quindi sì, diciamo cioè, che se Valentino è stato il messia, il Giovanni Battista del motociclismo è stato Biaggi, insomma, si può dire. Ci ha campato tutta la stampa con quello che ha fatto Biaggi comunque, quello è... Andiamo avanti. Però è vero che la tua squadra non funziona, questo si vede bene, si vede molto bene. Però mi domando, visto che tu sembra l'anno prossimo sarai con Sito, sarai ancora su una Honda dunque, le tue dichiarazioni non sono un po' pericolose da fare? Non viene chiesto a Pecco, visto che l'anno prossimo, no, Luca, sarai in Ducati ancora, non è che le tue dichiarazioni sono un po' pericolose? Non viene quando dice non mi stanno aiutando, non mi danno, non capisco, mi devono spiegare, devono capire, mi devono spiegare, perché a me sembra che Biaggi sta contestando delle cose che gli vengono attribuite come virgolettati, dopo lo farà, invece Bagnaia non lo fa. Quindi non capisco perché, vabbè. Sì, soprattutto parlare con te è pericoloso, sì. Ride, certo. Ma certo. Tu dei due sei quello che butta benzina sul fuoco. Se ho bisogno di un avvocato, però so chi interpellare. Dunque, grazie. Vabbè, qui Biaggi cerca di essere spiritoso, non ci riesce. Nel senso che non era. No, ma c'era già stato qualcosa fra i due, quindi. Dopo vedremo cosa, perché ce l'abbiamo anche quella lì. Non ho parlato io di complotti, hai parlato tu, allora io mi limito a dire. No, aspetta. No, signor Cereghini, allora qui non andiamo d'accordo perché io non ho mai parlato di complotto, non so da dove arriva questa voce. Le distanze. Ieri che qualcuno l'ha scritto, ma se tu leggi tra virgolettato non ci sono le mie parole, dunque non dire mai che io ho detto che parliamo di complotto. Quindi mi dispiace, sulla gazzetta è virgolettato come una tua dichiarazione. No, leggi bene che non è così. Non è così. No. Vabbè, allora quello che va dire cose che non sono giuste, perché sennò uno se la prende a male, non vorrei mai, perché siamo in pace. Ovviamente ai piloti di oggi, a un pilota di VR46 a Bagnaia non serve rivolgersi così a uno dei giornalisti in studio perché non ce n'è proprio bisogno, nel senso che fa parte del suo c'è anche da dire che Max non ci ha mai avuto peli sulla lingua, cioè se ti doveva dire una cosa te la diceva appunto e se ne fregava del contesto e del contorno, però era molto diretto. Oggi diciamo che questo stile comunicativo
non ce l'ha più nessuno, cioè non sono più abituati nessuno a lamentarsi o a far vedere una difficoltà in maniera così evidente, come lo è stato successivamente poi Valentino quando stava in Ducati, perché tenete davanti conto, ai giornalisti Valentino ha detto di tutto della Ducati, di tutto. Poi voglio tornare a un discorso che facevo l'altro giorno nelle live. Questo è lo stile Publitalia, quello di creare un eroe se c'è, un antieroe se c'è ancora meglio, metterli contro, fare un buono e un cattivo e campare così, creando, sviluppando un'utenza, no, di mainstream, di persone a livello quasi calcistico, in modo commerciale. Cioè la Rai, la 7 non hanno mai fatto giornalismo sportivo così. C'erano dei dualismi nel calcio negli anni 50 e 60, ma erano sportivi, un Coppi Bartali che però era sportivo a suon di risultati, non c'era una TV che polarizzasse o meno un determinato risultato o un determinato personaggio rispetto a un altro. Questa è la cultura Publitalia e io mi prendo la responsabilità, ma tanto c'è poco da prendere, le persone sono le stesse che sono o ancora in TV o sugli stessi siti che si occupano di fare le difese e le accuse. Ricorderemo quel video di Cereghini dove addirittura faceva un video per giustificare Bagnaia con la storia genetica degli italiani che guidano sull'anteriore e tutte quelle che io ritengo essere delle vere e puttanate antitecniche. Però vabbè, vado avanti. Scusa, no, volevo collocare nel contesto, perché questo contesto qui è il contesto di Tomba, dei Luna Rossa e adesso dei Sinner, che è il modo italiano peggiore di trattare lo sport, facendo appassionare le persone non allo sport stesso, ma a dei personaggi che se hanno degli alter ego anche meglio, e se gli alter ego sono della stessa nazione ancora meglio, perché si fa più sangue, ok? Altrimenti no, si anche va perché contro... è anche più facile della narrazione avere la stessa lingua, capito? È molto sì, altrimenti puoi dare dell'anti-italiano a uno che tifa uno spagnolo o uno straniero, mentre invece quando c'erano Senna e Schumacher, siccome sono stati Ferrari, no, o sono stati degli idoli, non si poteva tifare contro, no? Quindi, però vabbè, vado avanti. Sì, certo. Però non l'avrei detto, scusate se mi interrompo, sì. Però il sospetto, insomma, che quasi sembra che lo facciano apposta, perché andare così male dopo che a Motegi sia andato bene, cioè risulta tanto difficile capire. A Motegi aveva fatto il secondo. È difficile capire che becchi 2 secondi, ecco. 2 secondi è imbarazzantissimo e la spiegazione... Se lo dice da solo, quindi voglio dire, se lo dice da solo che lui beccava 2 secondi. Adesso io questo tipo di ammissione da Bagnaia ancora l'ho sentita poco, cioè l'ho sentita sempre a metà, sempre con un qualcosa dopo che chiudeva, sì però, ma forse dovrebbero, vabbè. Se uno ha un minimo di cognizione la può intuire, però io più che me dare il massimo, fare quello che posso, non ci riesco, dunque non so cosa sta succedendo, so solo che è una situazione imbarazzante e forse anche imbarazzante parlarne perché non è proprio... Non si sa cosa dire. No, cosa vuol dire? Non si sa cosa dire. Sono Guido, ciao. Ciao. Sentino, volevo leggerti un virgolettatino di Filippo Falsaperla sulla Gazzetta che dice: mi sento come un mutilato che guida la moto, così non mi gioco nemmeno la volata per il secondo posto, non mi permettono di farlo, il perché mi sembra scontato. Io che sono a Milano a fare il titolo per la Gazzetta faccio finta, mi viene da scrivere Max e il complotto come recitato il titolo, non è così, se non è quello che hai detto. Ma il virgolettato è un'altra cosa. Guarda Cereghini. È il mio padrone, il mio capo. Stasera telefoniamo a Valentino. Hai visto? Gne. Poi vedrete. Non è la stessa cosa un virgolettato da una deduzione che uno fa. Tu sei giornalista, me lo spieghi? Perché io non è un brutto, comunque è un brutto vizio di chi fa i titoli, questo qua, di metti fare dei virgolettati su qualcosa che si intende all'interno del pezzo. Purtroppo chi fa il pezzo non fa il titolo, quindi Falsaperla che aveva scritto il pezzo, il titolo lo vede sul giornale. Capitava anche a me con l'Ansa molto spesso. Adesso con i siti non è più così, diciamolo, perché chi pubblica, sì, esatto, pubblica è cambiato. C'era il titolista, è vero. Che tu dici la Gazzetta o gli altri giornali, ma forse anche noi in telecronaca abbiamo un po' forzato su questo concetto. In telecronaca un po' forzato. La verità qual è, Max? Sai qual è la verità? Che forse lo credi te in prima persona questa cosa. Ma sì. E te come tutti gli altri amici del complotto, giornalisti. Del complotto? Se ne ogni volta ne riparlate. No, allora i casi sono due. È un po', allora, è un po' passivo-aggressivo comunque. Sì.
Sì, allora i casi sono 2, dice Guido, anzi 3. Questa è la parte migliore di tutta l'intervista, dove la vergogna scompare e si va a nascondere in un altro universo. Senti. O hai un Max Biaggi laggiù, ovviamente ne sapete un po' di corse, e gli altri lassù. I casi sono, guarda la vergogna dove va, in un Terra 236, un universo parallelo in cui non potrà mai essere trovata. Guarda Guido Meda e il livello che raggiunge. Sono 3, o hai un team disastroso, o è un complotto, oppure sei tu che non vai. Oh, allora io voglio una situazione in cui a uno che sta facendo, si perdoni, cagare e stia prendendo una ripassata tale dal suo compagno di squadra e da 2 motoclienti, voglio che venga chiesto questa opzione, o hai un team disastroso, o cos'era il problema? O c'è un complotto, oppure sei tu che non vai. Sei tu che non vai. Ovviamente sottintendendo questa terza, perché no, il complotto l'hanno escluso dopo un minuto, il team hanno detto che non si sapeva e adesso gli stanno dicendo, dopo avergli detto se per caso non fosse interessato a rimanere in tribuna, no, Luca Bologna, cioè gli aveva chiesto come apertura di intervista, io gli passerei partito con la capoccia. Poi veramente sono 20 anni che non sento una roba del genere. Sì, io queste robe del genere non le sento neanche al calcio interregionale di cui mi sto appassionando, perché guardo le conferenze stampa. No, ma ti giuro che io non me la ricordavo, cioè veramente una roba. Vabbè, vai avanti per favore. Perché... No, perché quindi Aspetta, però aggiungiamone degli altri. Ma da dove? Cioè, aggiungiamone degli altri, cioè, capito? Divertiamoci, fa Nico Cereghini. No, allora adesso Biagi dice una cosa che invece Bagnaia non dice, perché le dicono tutti gli altri al suo posto per difenderlo. Stai attento cosa dice. Dice una roba normale. Arriva questo che è la mia opinione. Ah, quindi la sua opinione che non va. Ok, quindi attenzione, Guido, pensa a questo. Non dico che tu non vai, dico no. Delle 3, tu qual è la via che tu ci indichi in queste tue interviste? Cioè perché non va avanti sta moto? Ma Guido, ma come fai a ipotizzare anche la terza ipotesi? Metti che io non vado, il pilota non va. Tu sei il pilota, quello che sta sopra la moto, Max, motopilota. Ma perché non chiedono, scusa Luca, tu che sai a Bagnaia, come mai, tu che sei quello che sta sulla moto, perché prendi schiaffoni da Marquez, Alex Marquez e dal fratello? Sì, dal fratello, poi da qualche volta pure da Bezzecchi, da Zarco, da Paul Espargarò, da Ogura. Cioè, perché non gli chiedono questo? Allora Biagi dice questo. È chiaro che puoi dire una cosa del genere, Guido. Guarda, questo è il mio preferito, no? Ride lui, perché ovviamente hanno fatto 13, no? Quando ti ricapita uno che si abbocca a una situazione del genere, tu gli puoi fare un culo così in 3 contro 1, un threesome, anzi una gang con uno a Mediaset, con la telefonata che farai poi a Valentino, per il quale stai portando l'acqua, perché questo succedeva e questo è successo e ancora succede per interposta persona con Bagnaia. È contento Cereghini, perché quando cazzo gli ricapita una cosa del genere, capisci? Cioè, guarda, cioè, ma fra l'altro neanche il buon gusto, almeno adesso fanno finta quando Marquez cade o quando qualcuno è povero, sono anche forse migliorati, sono anche più sinceri, si sono anche un po' resi conto. Qui mancava proprio la vergogna. È una gara di mancanza di vergogna fra Nico Cereghini e Guido Meda. Fa sembrare Beltramo una specie di Alberto Porta. Sai che io ritengo Porta l'anima... No, per favore. Esatto, l'anima assolvibile. Non mi toccare Alberto, no, perché ti sto dicendo esattamente questo. Cioè io ritengo Porta l'unico super partes dei 20 anni di Mediaset e compagnia. Vado avanti. Ti sto provocando, però vorrei capire. Non lo provocando. È una ipotesi. La cosa migliore è levarsi la cuffia e andarsene. In condizioni difficili. Certo, perché io vorrei vedere quando se ne va, quando Bagnaia non è contento, se gli dicono ecco bravo, vattene, la cosa migliore. Non ho mai visto una roba del genere. Com'è possibile? Me la spieghi tu? Ma io ti spiego anche un altro. No, aspetta un secondo, però io adesso questa sbruffonata da parte di Guido, perché è una sbruffonata. Allora fai così, che mi sembra un comportamento già visto proprio in generale da lui, quando qualcuno lo contesta. Cioè,
non so se è capitato, insomma, sui sì, social, se qualcuno contesta Guido, c'è questo tipo di reazione qua, quindi... Ho cercato di fare telecroniche così, però non capisco. Rimani qua, che cerchiamo di chiarire, di capire. So che è una situazione difficile, è una situazione difficile per te e anche per noi, ma cerchiamo soltanto di capire, Max. Cosa posso dirti? Io faccio il massimo, faccio la mia passione, non neanche il mio lavoro. Più che ho qui fatto il 12°, non potevo fare. Che faccio? Non posso fare, però è disarmante arrivare al 12°. E qui noi siamo, Max, siamo completamente... È disarmante arrivare 12°, su questo siamo d'accordo. Però adesso lo assolvono. Sì, come si chiama quella troiata, l'ultima inventata, l'overfeeling? Stiamo trovando qualcosa, adesso giravamo come i migliori. Non gli dicono a Max questa cosa. No, questa cosa aspetta, scusa un secondo, stoppa. Giravamo come i migliori, abbiamo trovato qualcosa, troveremo qualcosa per il prossimo weekend. È una roba che è poi venuta fuori con Valentino Rossi quando non andava più e andava forte nei test del lunedì. Non so se te lo ricordi, però questa cosa non esisteva ancora in natura giornalistica, diciamo. Sì, ok, va bene. Ci stiamo dicendo questo, ma ci piacerebbe capire dov'è il tuo problema, perché vedere te 12° ci rendiamo conto che è una cosa ignobile, che forse non ti spetta, però... Nel frattempo gli danno dell'ignobile e tutta una serie di cose, no? Giusto? Vabbè. Siccome tu ci dai, secondo me, delle mezze interpretazioni, forse perché più in là non puoi andare, allora noi cerchiamo, semplicemente facendo questo nostro... di metterti in bocca, cerchiamo di metterti in bocca delle cose che non hai detto. Cerchiamo di fare questo nostro brutto ma anche bel lavoro, cioè capisci, ti rendi conto, si sacrificano per noi. Mestiere di capirne un po' di più, di andare un po' oltre. Allora Guido, caro, io ti dico una cosa, questo polverone che state sollevando ora, lo dovevate fare già 6 mesi fa, 5... Questo in effetti anche con Bagnaia, che, cioè voglio dire, quando è che iniziano a sollevare il polverone? Perché fino adesso stanno smorzando. Con Bagnaia, no, io faccio presente, io voglio sempre paragonare la situazione di Bagnaia, non arrivo neanche ad andare a paragonare la situazione di Valentino Rossi, dove negli ultimi anni della sua carriera è stato veramente pietoso ed è stato tirato fuori ogni tipo di scusa e di cosa. Però va bene, lì è un altro discorso. Voglio paragonare alla situazione più recente, quella attuale. Come si fa? Cosa che non avete fatto? Perché non è vero. Aspetta. Non è vero. Non è vero. Allora io chiedo ancora, Guido, un'altra volta in cui qualche pilota viene contraddetto a muso duro così con non è vero, cioè hai detto una cosa che non è vera. Mi piacerebbe vedere anche questo. Non succede mai. Avete fatto la verità, i giornalisti, una volta sola nella vostra vita. Questa è la verità, anzi 2, perché dopo vi faccio vedere un altro video dove hanno dato ancora peggio. La prima gara, Max Biaggi, che l'anno prima a Jerez è arrivato secondo, nel 2003 è arrivato secondo e ha fatto la pole position, nel 2005 con la Honda HRC bello tirata al lustro, parte 17esimo, arriva a 7º-8º. Questa è la prima gara in Spagna del 2005. Ovviamente Biaggi cosa dice? Su questo sono stati bravi. Le stesse cose che dicono a Bagnaia per aiutarlo. Qui se le dice da solo Biaggi. Com'è possibile che l'anno scorso facevo secondo? Perché Biaggi l'anno scorso aveva fatto secondo sulla stessa, l'anno prima aveva fatto secondo sulla stessa pista e anche l'anno precedente ancora. Dice com'è che prima facevo primo, secondo e adesso faccio settimo? Queste cose Bagnaia non le dice. No, ma poi lo fa con la moto, al suo posto. Lo fa con la moto ufficiale, perché lui, ricordiamoci, stava con la moto gialla e blu, non era ufficialissimo, era cliente buono. Dopo vediamo con che moto sta. Cioè, capisci? Cioè, Biaggi si deve difendere da solo, Bagnaia no, perché ha qualcuno che lo fa. Gli stessi che qui, cioè, si trasformano, negli anni si sono trasformati da pubblici ministeri, inquisitori, in difensori. Ovviamente questo non è cambiato niente, il mandante è sempre lo stesso, no? Ovviamente, cioè la parte su cui sono schierati per tornaconto di comodità, di spettacolo è la stessa. E si becca un secondo al giro. Lì vi dovete fare delle domande, se siete dei veri giornalisti, nel senso se eravate attenti a sta cosa. Ride Cereghini, vabbè. Voglio ricordare un mio articolo su Controcampo, no, è vero. in cui ho fatto l'elenco delle fregature che ti avevano dato. Tu hai ragione, devo correggermi. Qualcuno non l'ha fatto, un bel po' non l'ha fatto, e questo mi dispiace, perché adesso stiamo parlando, abbiamo posticipato quello che era successo 6 mesi fa.
tranquillamente le cose possono succedere e non succedere, perché poi come faccio io a Montegi, a Bornò, dove era l'altra gara, a lottare per la del Mugello? Com'è possibile se era tutto uguale, capisci? Non puoi essere 17esimo e poi arrivare al secondo o terzo. È impossibile, allora deve cambiare qualcosa, no? Di meccanico, ma è sempre uguale, è tutto lo stesso. Scusate se mi intrometto, ma tu hai visto prima chiacchierare con Barros che questa esperienza l'ha vissuta l'anno scorso della moto bella lustra, facendo delle figure, insomma soffrendo come un cane facendo delle figure, capito? Cioè io vorrei vedere, perché non dicono a Bagnaia che le ultime uscite che ha fatto, dove ha fatto quarto, settimo, quarto, NC, ottavo, tredicesimo, nono, quattordicesimo, settimo, queste sono le uscite, le ultime di Bagnaia, perché non gli dicono che sta facendo delle figure? Non glielo dicono a Bagnaia. Come mai? Non le scrive Beltramo sulle pagelle, Cereghini si inventa, lui è un altro signore, un altro dinosauro ripescato apposta per fare le analisi, dove è comparsa addirittura Argentina 2024, dove non si è neanche non si è corsa, non si è corsa 24. E non si è corsa. Addirittura meccanismi descrittivi eugenetici di italiani che, come l'anemia mediterranea, frenano con l'anteriore, e invece in questo caso si parla di figuracce. A Bagnaia non si dice figuracce. Ripeto, non ce l'ho con Bagnaia, sto facendo il parallelismo con quello che c'è attualmente. Se ci fosse mio nonno, lo farei con mio nonno. Posto maledetto, non so, c'è qualcosa che non funziona davvero, ecco. Dovrebbe essere la squadra migliore del motomondiale, la moto migliore, invece tu quest'anno sei semplicemente la conferma di quello che ha combinato Barros l'anno scorso. Da quando è andato via Valentino lì non funziona più niente, insomma. Anche questo eccolo! Vabbè, ma Beltramo è un sempliciotto, cioè gli altri sono un po' più raffinati, lui è andato dritta al punto lì. Meglio di così non sapeva dirlo, è un semplice, va bene. Si è portato via tante cose forse, però la Honda è possibile che sia nelle mani di 5 persone? Tutto è possibile, io non so, non voglio dire, però onore e merito alla squadra comunque di Rossi, ma la squadra, quella di Aiden, mi sembra che è sempre lì tra i primi tre, cioè è solo quella di qua, e allora la spiegazione io non la trovo, sinceramente. Una volta la tua tesi era, scusami se ti perseguito, non è che voglia... No, scusami se ti perseguito, prima dici scusa se ti perseguito, non è che voglia perseguitarti. Vabbè, anche proprietà di linguaggio, ovviamente qui c'è dell'imbarazzo. No, ma il termine persecuzione non è proprio bellissimo in un'intervista. Insomma, no, va bene, però è assolutamente veritiero, cioè un lapsus freudianissimo, addirittura ripetuto 2 volte. Una volta la tua tesi, che si poteva anche sposare, secondo me, era che l'elettronica sia troppo dilagante, che con le mappe facessero quello che vogliono. Mi ricordo che ne abbiamo parlato qualche volta. Potrebbe essere soprattutto un problema di gestione elettronica del motore, che magari a te arriva non adatto, non compatibile o diverso da quello che arriva. Beh, questa cosa l'hanno ritirata fuori, però la moto fatta per Marquez, no? La moto adatta a Marquez, guidare sopra i problemi, tu hai bisogno di una guida più raffinata, questa stronzata l'hanno ritirata fuori. C'è da dire che l'elettronica dell'epoca non ha niente a che vedere con quella di oggi, cioè, sì, le motociclette lì erano degli ordigni pericolosissimi rispetto alle moto di oggi. Erano elettrotecnica più che elettronica. Esatto, sì, c'erano i transistor per cambiare la mappa. Sì. Non lo so, però è una situazione imbarazzante, posso solo dirti questo. Questo lo dice da solo, era vero. Allora, prendo le redini da qui, perché appunto, se no, mi sono un po' defilato perché non volevo che diventasse un duetto Biaggi-Cereghini, che magari appunto poteva anche esagerare. No, perché non hanno esagerato, vero? No. Tecnica dentro il team, toccata pianissimo. Un dialogo che non funziona perfettamente, come ha detto anche Kanazawa in qualche occasione, e insomma adesso forse è il caso di girare pagina. È stata una stagione molto molto complessa. Ecco, volevo sapere qualcosa del futuro di Max. Tornerai sulla Honda di Pons? Questo mi piacerebbe sapere. No. A Bagnaia non glielo chiedono se rimane in Ducati? Come mai? Rimane in Ducati oppure rimane in quel team o torna in quello, va in quello di VR46? Non glielo chiedono. No. Okay. Non può tornare da Pramac. Tu hai detto che Kanazawa appunto abbia detto il dialogo non funziona. Io parlo un inglese decente e comprensibile anche a
ai guardrail che sono a bordo pista, dunque non credo che debba studiare. L'ha detto Kanazawa, chissà cosa ha detto veramente Kanazawa, però qui stanno facendo fare a Max la parte di quello che non sa comunicare con il team. Studiare per farlo comprendere la persona L'ha detto Kanazawa, non io. L'ha detto Kanazawa. Ma forse dovete riflettere, perché... Ma non dicono mai a Bagnaia, Dall'Igni ha detto che Tardozzi ha detto che... Quando ha detto che tu non avevi un problema, Tardozzi non ti ha detto che la gomma era a posto, quando tu hai detto che c'era qualcosa da capire, non ti hanno detto che... Cioè, non gli riportano mai in faccia le parole di Dall'Igni e di Tardozzi a Pecco. Beh, ultimamente Dall'Igni dice dai, vediamo. Dice decenti, sì. Non ho problemi a farmi capire. Ma no, forse lo parla male Kanazawa. Ma certo, forse i meccanici non... certo, adesso è Kanazawa che... No, ma non mi hai risposto sulla faccenda. Allora, non mi hai risposto sulla faccenda, anche questo è un comportamento che vorrei vedere dalla redazione attuale o da un Cereghini che fa gli editoriali con gli occhiali, con le cose così. Non mi hai risposto, non si dice mai a Pecco perché non ci rispondi. Da Pons, ci sarai l'anno prossimo ancora sulla Honda di Pons? Vediamo, perché al momento si sta parlando, poi le cose non tutte le ciambelle riescono con... Ovviamente l'anno dopo Biaggi è andato a imparare l'inglese, si è preso un anno per imparare l'inglese, per cui e lo spagnolo lo sapevano benissimo che non ci sarebbe stato, perché siamo qua già dopo la Turchia, qui l'avevano già segato, è chiaro, no? Sì, infatti. Quindi è chiaro che è ovvio che l'intervista va anche contestualizzata, perché poi noi sappiamo che Max Biaggi provò anche ad avere una Kawasaki, lo racconta Enrico Borghi questo, la Kawasaki era d'accordo, ma poi Bridgestone fece 2 telefonate e disse: noi le gomme non ve le diamo, quindi voi quello là non lo prendete perché ci ha rotto i coglioni. Questa è la verità di quello che successe a Biaggi, no? E quindi poi si fece un anno a casa e nel 2007 tornò in Superbike con la Suzuki. Con la Suzuki, esatto. Posso coinvolgere anche te in questa cosa? Buttiamone un altro dentro, ne sono 4. Vabbè, allora qua devo dire che Capirossi, che è un ex Biaggi, nel senso che lui aveva svolto la stessa funzione di Biaggi, no? Quella di diffusione del motociclismo, il campione più giovane italiano all'epoca, prima di tanti altri, così. Qui viene usato tipo di sponda, nel senso viene usato per fare quello che cerca di mettere un po' di... Tanto che Biaggi lo ringrazia e tutto il resto, i due non credo si stimino più di tanto, magari i tempi sono cambiati, adesso si sono ammorbiditi un po' gli animi, però qua fu usato Capirossi. Beh, difficile fare una domanda a Max, io capisco la sua situazione in questo momento, è stata una stagione con alti e bassi un po' difficile per lui, però alla fine quello che ho sempre detto, il talento è quello che parla. Se non mi sbaglio era infortunato qua. Va bene, Loris, sei troppo buono, qui mi tocca venirti a darti 2 baci. 2 baci. Non era proprio da Max. No, meglio, dai. Spero di essere a Valencia. Che era infortunato, mi ricordo bene. Sì, mi sembra che si infortunò a Barcellona, se non sbaglio. Io lo ringrazierei moltissimo, è stato disponibilissimo. Grazie Max. Mi attendo un piatto di pasta. Ciao a tutti. Ciao. Qua, attenzione, questa è la parte bellissima, veramente il tocco di raffinatezza. Perché io questo l'ho apprezzato molto, è proprio veramente a livello di guitto circense, guarda. Ciao Max. Va bene. Allora, intanto voglio scusarmi con i tifosi di Max Biaggi, precisando che mi sono messo un pochino a ridacchiare. Ma cosa vuoi che sia? Ma per un giornalista che dovrebbe fare diciamo così, il mediatore no, ma cosa vuoi che sia ridere in faccia a uno che ha dei problemi e pigliarlo per il culo? Cosa, Nico Cereghini, che tu sei bravissimo a fare e che hai fatto in più di un'occasione, perché ti faceva comodo, perché tanto così dopo quella videocassetta dell'epoca o quello che era andava mandata a Valentino, il quale si sarebbe giustamente divertito come qualunque avversario, con cui voi andavate a scodinzolare compiacendovi. Visto che appena Guido Meda è intervenuto, il mirino di Max è spostato su Guido Meda e poi il complotto è diventato dei giornalisti. Non è che... Aspetta, fermo Nico.
Fermo Nico, non è il mirino di Max che si è spostato su Meta, è Meta che l'ha centrato è meglio. il vostro Max, mirino che vi siete spostati. Comunque, per puntualizzare, il buon Capirossi, perché l'ho cercato, sono passati 20 anni, si fece male a Phillip Island, dove ebbe un pneumotorace, me lo ricordo, lo portarono via di corsa, È vero, fece un botto allucinante con la Desmo 16, ma veramente nella parte veloce della pista, fece un volo esagerato. Ok, quindi va bene. Solo per questo, sono passati 20 anni per tutti, ragazzi. Non è che, e qui era sorprendentemente dopo una gara dopo, perché era, esatto. era in Turchia, era dopo. Ok. In realtà, quello che Meda ha riportato sono frasi tra virgolette, appunto. Allora, ma virgolette bisogna vedere chi l'ha messe le virgolette lì. Così, capito Luca, per avere l'ultima parola dopo che il tuo interlocutore se n'è andato e dargli del bugiardo in chiusura per essere l'ultimo a parlare tu. Però dici, questa roba qua, no? Questa porcata, perché per me è una porcata giornalistica, ripeto, si potrebbe anche fare giornalismo così se si decidesse di farlo così tutte le volte. Cioè, come dicono di Mr. Helmet che è uno stronzo, però Mr. Helmet è uno stronzo con tutti quanti, non è che Mr. Helmet si comporta con qualcuno in modo diverso rispetto all'altro, no, non funziona così. Però decide, vabbè, quindi è successo una volta, era la prima volta, Biaggi se ne stava andando, lo stavano segando e quindi gli hanno dato il salutone. No, è successo una roba molto simile, una sveltina, fu fatta una sveltina. Questo è stato un lavoro di 12 minuti in cui gli hanno fatto proprio una gang in 3, capito, con un agguato dietro l'angolo. Ne fu fatta un'altra altrettanto deliziosa. Qui siamo a Donington 2004. Voglio inquadrare la situazione. Donington 2004 in cui Biaggi fece il peggior risultato della sua stagione. Fermo. Dodicesimo. 2004, per contestualizzare ancora meglio, è la prima stagione di Valentino Yamaha dopo essere andato via dalla Honda, avendo anche un po' sbattuto la porta, e si portò via tutta la squadra, e Biaggi stava con la Honda di Pons, con i colori camel, c'erano ancora i tabaccai, e nacque subito quel dualismo Valentino-Rossi. Rossi scendeva dalla Yamaha che non andava e saliva sulla Honda, quindi iniziarono subito a ovviamente diversamente dalla situazione 23-24, la Yamaha di Biaggi e la Yamaha che poi guidò Valentino non erano neanche parenti, però non è completamente diversa. Non discutiamo di questo, perché io penso che all'epoca sinceramente Valentino fosse anche più forte, più giovane, più in forma sì, ma comunque fu più assistito. Io vi volevo far vedere la classifica dell'epoca, che nel 2004 vedeva Biaggi aver fatto, prima di quel 12° posto, secondo, terzo, ottavo, quarto, secondo, primo, poi 12°, terzo a Brno, poi 2 ritiri, quinto, secondo, settimo, secondo, con un terzo posto in classifica. Cioè questi signori, nell'intervista che vedrete, disgustosa quanto l'altra, seppur più condensata, stanno processando uno che aveva fatto prima di quel momento 6 podi, di cui una vittoria la gara prima, cioè quel giorno che aveva fatto 12° era un caso isolato di tutta la stagione, perché la gara precedente aveva fatto primo, la gara precedente ancora secondo, e aveva fatto anche 2 secondi e 2 terzi posti, e poi avrebbe fatto altri 3 podi. Quindi, cioè, non so se era per contestualizzare, io voglio la situazione di Bagnaia mi sembra molto meno florida di questa, no? E quindi poi vedremo, perché poi Biaggi chiuse quell'anno con un secondo posto a Valencia, no? Mm-hmm. Quindi si fece fra l'altro anche una gara in meno rispetto all'anno successivo, quindi probabilmente avrebbe potuto con quel trend fare qualcosina di meglio, va bene. Però vi faccio vedere questa altra deliziosa uscita. Varie classi, e Biaggi che era a -1 dalla vetta in MotoGP. Attenzione, Biaggi era non con 250 punti di ritardo su Marquez, terzo, era a -1, era secondo a -1 dalla vetta, cioè deludente.
questi stanno qui in questa occasione processando un cristiano che aveva fatto 12° dopo che la gara precedente l'aveva vinta ed era secondo ad 1 punto dalla vetta, non terzo a 250 punti. Ok? Va bene? No, perché, attenzione. Invece fallisce e arriva molto in Fallisce. Eccolo là con Alberto Porta. Allora, ma io voglio dire, caro Nico Cereghini, ma io ti voglio vedere una volta, Nico, che tu dici a Bagnaia fallisce, e giustamente Biagi, sempre simpatia. Alberto. Sì, chiediamo conferma a Max delle anticipazioni di quel guaio tecnico al sistema elettronico. Perché Porta fallisce, glielo spiega perché. No, però sì, infatti tecnico, lo contestualizza per un guasto tecnico, cioè, vedi questo, hai fallito, no, c'era un problema. È un guasto tecnico riconosciuto. Del cambio. Che bravo che sei, Nico, quando dici fallisce. Grazie. Non ti piace? Ma no, non sei, assolutamente sei polemico, però... Non ti piace? Cioè, capisci? Allora io voglio, Nico Cereghini, voglio che tu torni uomo, torni giornalista, torni coraggioso, uomo nel senso di adulto, è chiaro, no? Torni coraggioso e fai una domanda a Bagnaia in cui gli dici hai fallito in questa stagione e quello dici no, ma fallito no, non ti piace? Vediamo un po' di testicoli, diciamo, no? A livello proprio di giornalismo. Qui ci sono, e qua è un giornalismo coraggioso. Ripeto, maschio, giornalista maschio, sarei maschio, lo apprezzo, è un giornalismo, come posso dire, palluto. Sono ammirato, però voglio capire una cosa: perché non lo abbiamo più visto negli ultimi successivi 25 anni? Chiedo. Visto che io vado al di sopra di queste cose, ti dico che ho avuto un problema col cambio, cosa che forse andava sistemata anche nel warm up, è lo stesso problema, però non abbiamo potuto far nulla e non potevo rientrare nel box nel giro di allineamento, sarei partito ultimo, prendere l'altra moto, cambiare la gomma, avrei perso più tempo e mi sono dovuto cibare questo problema, però 10-11 di più non potevo fare. Il tuo passo tirato fuori nelle prove ti avrebbe consentito invece una posizione molto migliore. Perché non è che era andato piano, e questo non lo dicono. Non è uno che, scusa se faccio un parallelismo, Luca Bologna, che si è dovuto fare la Q1 e poi in Q2 non c'è mai arrivato. Ecco, cioè non è uno che ha fatto così, perché mentre qui uno c'ha un problema tecnico al cambio, la gara prima l'ha vinta, arriva 12° e gli dicono che fallisce, gli danno del fallito. Hai fallito. Mentre qualcun altro che fa 7º, 8º perché ne cadono 5 e non è riuscito a prendere neanche la Q2, non gli dicono niente, gli dicono il feeling, l'overfeeling, l'underfeeling, la moto che è puntata indietro, la moto puntata in avanti. Ma che vuol dire l'overfeeling? Non ho capito. Io voglio, Luca, forse voglio che sia chiaro, che sia messa agli atti questa differenza di comportamento nei confronti dei piloti amici e quelli che invece erano non amici o addirittura nemici. Sicuramente sì, ma non c'è dubbio, visto come ho girato nelle prove, sicuramente potevo lottare per le prime 5 posizioni, sicuro. Cioè non dice neanche vincere il podio, qualcuno si spinge, no? Lui dice prime 5, che poi, ripeto, sarebbe stato forse il peggior risultato della stagione, uno dei peggiori, va bene. Nico. Sì, Max. Cioè, faccio presente che Biagi aveva fatto solo un 6º posto, poi dopo ne fece un altro. Quindi, voglio dire. Non volevo urtarti, fallisce l'occasione, mi sembrava accettabile. No, però non l'hai detto, Nico, fallisce l'occasione, hai detto fallisce, non è uguale. Tu sei un giornalista, Nico, mi sembra, Oddio, a volte non mi sembra, però quando fai le prove, le recensioni, non mi sembra tanto, mi sembrano più pubblicità. Quando fai queste cose qui non mi sembri un giornalista, però in teoria così ti definisci, no? Ma comunque non voglio assolutamente polemizzare. No. Scusa tanto. No, invece ti chiedo, senza quel guaio era una gara comunque difficile, si era presentata male, però già sulla carta. Comunque doveva stare difficile sta gara. Sì. Ma siamo venuti qua da che abbiamo avuto una moto per combattere per il podio giù in Germania
siamo arrivati qua e già nelle prove facevamo fatica, questo è vero. Nelle prove ufficiali siamo un po' aggiustati, ma facevamo veramente fatica. Non so, questo è un po' i misteri della fede, perché mi sembra veramente strano, però cosa posso fare? Io devo accettare questa situazione, dare il massimo ogni volta e non mettere il naso per terra, perché non porto a casa nessun punto. Senti Max, Yamaha e Honda tutte e due hanno dei problemi alla fine sostanziali se cambiando la pista cambia così tanto l'equilibrio. C'è qualche problema di fondo per tutte e due, problema probabilmente ciclistico. Brno com'è per la Honda? Ma io non credo in questo che hai detto, perché... Ride. Allora io vorrei Nico Cereghini o quello che adesso sta in studio, eccetera, che quando Bagnaia dice una cosa che non va, ma non solo Bagnaia, chiunque vorrei vedere un giornalista che ride e lo piglia per il culo così. Cioè vorrei chiederti, Nico Cereghini, ma il tuo livello è questo? Cioè tu fai il giornalista così, dove inviti uno in studio e lo pigli per il culo ridendo? No, vorrei, adesso riprendo e continuo a muovere la testina, guarda. Con una moto quando... Cioè, a me sembri questo, cioè uno di quei bambini che hanno bevuto troppa Coca-Cola alle feste delle medie e che quindi si eccitano. Vorrei sapere se questo tipo di comportamento tu ce l'hai anche adesso con Bagnaia, oppure con Bagnaia tu e Tuzzi, quell'altro diciamo così fermo immagine di Tuzzi, che avete tirato fuori dall'armadio dei ricordi, perché ha fatto delle analisi basate transtemporali sulle moto degli anni passati. Se tu e Tuzzi in qualche maniera prendete per il culo Bagnaia, che ha vinto una gara e la gara dopo ha fatto 12°. Bagnaia che ha vinto una gara non è successo solo una volta quest'anno, quindi devo dire, la stagione del 2004 di Biaggi è decisamente superiore alla stagione di Bagnaia in termini di risultati. Vorrei sapere, Nico Cereghini, quando tu hai con altri piloti lo stesso atteggiamento di spocchia e di presa per il culo che hai con Biaggi. Di secondo o terzo è accettabile, ma quando arrivi ottavo, settimo, nono già non è più accettabile. Dunque, quando arrivi indietro, se arrivi terzo, quarto, ci può anche stare. Che sarebbe un sogno per Bagnaia in questo momento, eh? Ma se arrivi troppo indietro non è questione di se dice una moto o quell'altra, è una questione di che venga messa a posto, che venga utilizzata al 100% già nelle prove, e quando forse questo non accade. Alberto, te per chiudere. Grazie Max. Sì. Prego. Ti fermi qui a provare martedì? No, non ci hanno detto che non ci sarà nulla da provare, dunque mi sembra quasi inutile fermarsi a provare. Abbiamo valutato questo con la squadra, visto che chilometri per i motori è poco e dovrei rimanere per far pochi giri, dunque abbiamo optato che ci rivediamo tutti a Brno, sperando con un po' più di fortuna. A Brno fece terzo, ok? Per la cronaca. Un po' più anche di impegno da parte di tutti, dai, anche mio. Buone vacanze allora da parte di tutti. Ciao Max. Grazie, ciao. Grazie Max. Ebbene, allora... Bello, no? Bello, cosa ne pensi tu? Cioè, bello. Mamma mia, a parte che io quella gara me la ricordo poco, perché poi con Max successivamente ci siamo visti al funerale di un amico comune e quindi c'è stato un incidente che ci ha coinvolti a tutte e due con questo amico comune, quindi io quella gara sinceramente non me la ricordo, l'ho proprio cancellata dalla mia testa, però non ho più visto questo comportamento, questo coraggio, ma anche successivamente con nessuno. No, ma bello, abbiamo fatto, che bello, abbiamo fatto un agguatone, questo facciamo uno scoop, vedrai come piacerà a Valentino. No, ma sembrava proprio che dicesse, vedi, non vuole rispondere o risponde in maniera polemica, e sottolineava quel tipo di atteggiamento da parte di Biaggi, che in effetti si stava difendendo
era un 1 contro 1 perché poi Alberto, hai visto, è rimasto sulla fredda croce, gli ha fatto 2 domande incentrate, una sulla gara, Sì, cioè no, era lo studio che la cosa, era lo è lo stu- no, ma invece lo studio è andato dritto a... Infatti lui diceva sei polemico, Max diceva sei polemico. Comunque io voglio sottolineare che Bagnaia è in una situazione analoga, anzi molto peggiore, e il divario nei confronti del suo compagno di squadra lo rende in una situazione peggiore. Si difende come è giusto che faccia un pilota, però non gode di questi favori, cioè gode di questi favori di cui Biaggi non godeva. Cioè io non ho visto Biaggi giustificato, spiegato, non vedo qualcuno che ha fatto degli articoli parlando di overfeeling, parlando di un suo recupero, parlando volta per volta, qui farà vedere bene, gli italiani questo, cioè io non vedo questo tipo, cioè io vedo le stesse persone fare un lavoro opposto dal punto di vista giornalistico perché c'è una persona di un'altra parte, cioè continuare a fare il lavoro e trasformarsi da pubblici ministeri in avvocati difensori. Questo vedo, e mi dispiace, 2 su 3 sono negli stessi posti, e il terzo se lo fa da casa questo lavoro. Lascerei fuori Alberto che Alberto è super corretto. L'unico fra l'altro in pensione di questi qua, credo, no? Fra l'altro, sì, in pensione, che si diverte e non mette il becco più sul modo mondiale. In teoria mi sembra che anche Cereghini sia tecnicamente in pensione, cioè come tecnicamente forse sì, però giornalisticamente non mi pare, perché le peggiori cose negli ultimi giorni, le più surreali e fantasiose, le ho viste da lui, e su questo devo dire mantiene lo stesso leitmotiv. Ora io farei una domanda: Nico Cereghini, Paolo Beltramo, Guido Meda, ma quando è che riprendete a fare i giornalisti? Cioè diamo per scontato che queste due cose che abbiamo mostrato non siano due vere e proprie porcate di agguato giornalistico, perché se mi contestate questo io vi do ragione e vi chiedo, benissimo, allora quando è, visto che queste due interviste che abbiamo mostrato non sono delle vere e proprie porcate giornalistiche, è un punto di vista, per me lo sono, però ripeto, visto che sono anche degli esempi di giornalismo palluto, maschio, irriverente, si dice così, irriverente, no? Adesso il fratello irriverente, no? Perché non riprendete a fare gli irriverenti anche adesso con Bagnaia, con quegli italiani che non vanno, con Morbidelli, con Morbidelli che è una mina vagante, per dire, no? Con Di Giannantonio. Perché solo io devo essere criticato da Di Giannantonio perché lo critico, quando poi invece la volta successiva, se va bene, lo elogio? Con Bastianini, perché avete come massimo un atteggiamento poverino, come fate con Bastianini, che è una roba che hanno inaugurato con Capirossi, no? Poverino. Perché non fate i giornalisti come avete fatto qui? Non so, chiuderei con questa domanda. Questi sono 58 minuti di pippone che però io ho voluto riportare, perché vi volevo riportare adesso. E in tutti questi 58 minuti, Luca Bologna, mancano tutte le scuse, lo scusodromo delle robe attribuite a Bagnaia, delle scuse, delle difese. Non ce le ho messe, perché sennò avrei dovuto fare una dichiarazione di Biaggi contro Biaggi e una a favore di non le faccio, ma siccome sono fresche la gente quelle se le ricorda. Ripeto, con Valentino perché non siete stati così quando gli ultimi anni era da RSA? Perché con Morbidelli, che è pericoloso, non gli chiedete queste cose? Perché a Bagnaia non chiedete come mai c'è uno che ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doppiette e quindi 20 vittorie più 21 vittorie e 3 secondi posti, ok? E un terzo posto. Perché non gli chiedete Bagnaia, che ha vinto una gara solo perché è caduto con questo e ha fatto 2, 4, 6, 8, 10 podi, che ha fatto meno podi di quante vittorie abbia fatto quell'altro, e ha fatto dei dodicesimi, e le ultime gare ha fatto
14° settimo, 13° ottavo, NC ottavo, settimo quarto, 12° terzo, 12° terzo, ottavo NC, NC 16. A Bagnaia non chiedete niente? Ma dov'è la vostra vergogna? Cioè, che tipo di giornalisti siete voi? Siete giornalisti o lavorate per un qualche fan club? Ve lo chiedo, Guido e tutti quanti gli altri sottoposti, quello che dice che c'è la GP23 Plus, la GP23 Laboratorio, la GP20, quelli che dicono che la GP23 soprattutto non si sente facilmente che Ducati, sembra strano che Ducati si voglia sabotare da sola, come è stato detto per Biaggi. Certo, perché non quello che fa le pagelle dove uno prende sempre 8 perché è mezzo che gli piace il Brasile, e quell'altro invece se arriva terzo prende 6. Perché non, cioè, dove sono? Dov'è Cereghini? Perché con Tuzzi non fate le analisi in cui spiegate come cazzo è possibile che Bagnaia prende 250 punti di paga da Marquez, mentre quello che era secondo ad un punto dal mondiale, dopo aver vinto una gara la settimana prima, diventa uno che fallisce? Spiegatemelo. No, ma poi bisognerebbe anche contestualizzare, no? Bagnaia è sulla china di perdere il secondo mondiale consecutivo da ufficiale, cioè da pilota ufficiale Ducati. Ma il termine fallisce, vorrei sentire il termine fallisce. Sapete cos'è fallito? Sai cos'è fallito, Luca? Qua proprio il giornalismo che è fallito. Il giornalismo è fallito perché viene fatto a gettone a seconda di quello della persona con cui conviene farlo oppure no, perché come vedi del trend topic generato, volendo la lampada tipo la sanno puntare volendo, però viene puntata ogni 25 anni, tipo la cometa di Halley, sai che passa ogni 76 anni così. Questi fanno i giornalisti ogni 25 anni. No, cos'è? 20 ogni 20 anni. Sì, 25 meno 4, 21. È tipo una specie di cometa. Ok, va bene. Un'ora pure troppo, che ne pensi? Mi sono levato. No, mai fatto rivivere l'inizio del mio stare nel mondiale, proprio il 2004, e non mi ricordavo questo casino. Vabbè, io stavo lavorando, avevo i casini miei da seguire, quindi grazie di avermi fatto tornare indietro di 20 anni, già questo. Comunque è molto bello, sono veramente uno che dirige così una redazione sportiva di motori, è veramente un bel direttore, e con questo saluto. È un bel direttore! Sì, una meravigliosa persona! È un santo! Un apostolo! Evviva il nostro direttore! Evviva! Evviva! Un apostolo! Ciao. Un apostolo! Ciao!